Nell'autunno del 1787 Mozart, in compagnia della moglie, partì alla volta di Praga per farvi rappresentare il Don Giovanni. Comincia così una delle più belle novelle tedesche dell'Ottocento, Mozart in viaggio verso Praga, di Eduard Mörike, che racconta il periodo in cui Mozart partorì il suo più grande successo operistico, il Don Giovanni. Il Don Giovanni di Mozart è un personaggio iconico e immortale, al pari di Amleto o Faust. Su quest'opera, nei secoli si sono riversati fiumi d'inchiostro. La riflessione sul Don Giovanni di Mozart attraversa la storia, da Hegel a Nietzsche a Kierkegaard, da Hoffmann a Borges, fino ai giorni nostri e a questo video su YouTube che voi state guardando. Mozart guadagnava molto bene, ma sperperava tutto. Nel 1787 aveva comprato un biliardo. Ce n'erano tipo 3 in Europa. Nel 1784 aveva comprato questo, uno storno vulgaris, a cui era riuscito a insegnare il motivetto di un suo concerto. Mozart lo annota e aggiunge: è stato stupendo. A 31 anni il suo stile era già troppo personale per essere davvero pop. Le sue opere non erano più apprezzate come un tempo a Vienna. Le nozze di Figaro erano state un inaspettato e penoso fiasco in confronto all'amabile, ma di gran lunga inferiore, Cosa rara, l'opera di Martini Soler che nel 1786 infiammava i teatri della città. Mozart ironizzerà su questo alla fine del Don Giovanni, dove un'orchestrina suona proprio un tema ripreso dalla Cosa rara, che viene usato come sottofondo durante una cena, con tanto di battute a riguardo. Bravi, Cosa rara, che ti par del bel concerto, conforme al vostro merito. Mozart forse non aveva preso benissimo l'insuccesso di Vienna, ma per fortuna c'era una città che invece aveva adorato il Figaro, a tal punto che esso era filtrato nella musica popolare e veniva suonato e cantato in ogni parte della città. E oltre a questo c'era anche dell'ottima birra. Praga. Mozart non vedeva l'ora. Fu proprio a Praga che l'impresario Pasquale Bondini gli commissionò una nuova opera, il Don Giovanni. Pensate, per la somma di soli 100 ducati. Non c'è che dire, un vero affare. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Iscrivetevi e abbonatevi, perché sapete una cosa? Anche io compro cose assurde a volte. Il Don Giovanni sulla carta è un'opera buffa, così la definisce il compositore nel suo catalogo privato. Il librettista da Ponte invece la definisce dramma giocoso. Insomma, era una commedia. Ma ora ditemi, quale commedia si apre in questo modo? Nella sala del teatro di Praga calò un silenzio esterrefatto. Cosa aveva combinato Mozart? L'introduzione dell'opera continua con un cupo basso cromatico discendente. Nel 600 si utilizzava per rappresentare il pianto, ma qui rappresenta una discesa morale nella perdizione di un edonismo sfrenato. Udiamo una sorta di vento rappresentato da queste linee ondeggianti delle semicrome. È il vento delle passioni incostanti che agitano l'uomo che stiamo per conoscere. Il mito di Don Giovanni nasce inizialmente nel contesto della Controriforma, con un intento di denuncia morale. L'ingannatore di Siviglia di Tirso de Molina è del 1616. Il protagonista passa il suo tempo a sedurre una donna dopo l'altra, infaticabilmente. Sevilla a voces me llama el burlador, y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer.
ma lo spettro di una sua vittima alla fine viene a prenderlo e lo trascina all'inferno. Molière riprenderà il soggetto nel Don Giovanni o il Convitato di pietra del 1665. Pochi anni dopo a Roma si dava L'Empio punito di Alessandro Melani, prima opera lirica sull'argomento, e poi nel 1787 a Venezia ebbe un gran successo il Don Giovanni, ossia il Convitato di pietra di Giuseppe Gazzaniga. L'argomento era di moda quando l'opera venne commissionata a Mozart. Ma nel Settecento la figura di Don Giovanni era cambiata, non era più solo un simbolo di decadenza, ma anche un simbolo di libertà e contestazione. Nel Settecento si era diffuso il libertinismo, un movimento culturale e filosofico che propugnava la libertà di pensiero in materia di morale e religione. Nel libertinismo si agitano le forze sovversive che porteranno alla rivoluzione. Il libertino sfida la morale comune, l'ordine sociale e la religione tradizionale. È un eroe libertario e individualista, che irride i costumi ridicoli di una società all'insegna della disuguaglianza economica e sociale. Sono i de Sade e i Casanova del Settecento, e su un piano più intellettuale gli Helvetius e i d'Holbach. E sapete chi altro era un libertino? Questo tizio qui, Lorenzo da Ponte, il geniale librettista dell'opera che stiamo ascoltando. Era stato bandito per 10 anni dalla Repubblica di Venezia e tra le accuse c'era anche quella di aver scritto poesie troppo licenziose. Dopo la cupa ouverture, l'opera si apre con un momento comico. Entra in scena Leporello, il servo di Don Giovanni, che canta nello stile declamatorio tipico dell'opera buffa del Settecento. Nel Settecento l'opera poteva essere seria o comica. L'opera seria era irrealistica e incentrata sulla classicità, con una scrittura musicale complessa e raffinata. L'opera buffa invece metteva in scena la contemporaneità e parlava di questioni politiche, sociali e culturali che avevano una forte presa sulle nascenti masse europee, come la questione del divario tra le diverse classi sociali, ben espressa da Leporello all'inizio del Don Giovanni. Voglio fare il gentiluomo, e non voglio più servire, e non voglio più servire, no. È proprio da questo realismo borghese che germoglierà l'opera romantica, che è figlia dell'opera buffa del Settecento e non di quella seria, curiosamente. Mozart nel Don Giovanni utilizza gli stili diversi dell'opera per sottolineare l'estrazione sociale dei suoi personaggi. Infatti, nel momento in cui entrano in scena Don Giovanni e la nobile donna che cercava di concupire, emergono i toni tipici dell'opera seria. Don Giovanni scappa dalla finestra di Donna Anna. Don Giovanni è la quintessenza di un libertino impenitente, un cinico ateo e edonista, ma di un edonismo amaro, consumato, furioso, su cui incombe lo spettro della dissoluzione finale. In questo senso Don Giovanni rappresenta anche l'Ancien Régime, una società nobiliare decadente, bulimica, assuefatta ai propri privilegi, che collassa su se stessa. Le prime parole di Don Giovanni sono queste. Chi son io tu non saprai. Sono molto significative e fanno venire a Mozart un'idea geniale. Don Giovanni è un trasformista, non ha uno stile suo nell'opera e non fa che copiare gli stili degli altri. Notate come la frase cantata da Don Giovanni sia esattamente quella della donna che cercava di sedurre. Continuamente, e lo vedremo, Don Giovanni si appropria dell'identità e del materiale musicale delle donne che intende conquistare. In una scena successiva ritroveremo Don Giovanni in una festa contadina, mentre cerca di sedurre una popolana, Zerlina.
Qui Don Giovanni, per sedurla, si esprime nello stile galante e semplice della musica popolare. Una melodia diatonica, morbida, nel metro popolareggiante e pastorale di 6 ottavi. E nel secondo atto, al balcone di Donna Elvira, di nuovo Don Giovanni si appropria delle frasi musicali della donna. È questo trasformismo musicale, questa evanescenza e inafferrabilità di Don Giovanni a renderlo un mito. Nella sua indefinitezza sembra alludere a qualche concetto astratto, l'impulso vitale nella sua forma più selvaggia, quasi una sorta di volontà schopenhaueriana. Le forze della natura che affermano i propri diritti contro la legge morale, una prefigurazione dell'inconscio freudiano. Ma torniamo al principio dell'opera. Entra in scena il commendatore, il padre di Donna Anna, che sfida Don Giovanni a duello. Le veloci figurazioni ascendenti dei violini rappresentano i fendenti delle spade, in una tradizione antica che affonda le radici fin nei madrigali di Monteverdi. Don Giovanni ferisce il commendatore e inizia qui un tragico terzetto. Il canto della vittima è tragico e interrotto da pause sospiranti. Di nuovo il basso insiste sull'idea della discesa. Questo movimento di terzine vi ricorda qualcosa? La famosa sonata di Beethoven al chiaro di luna. Pensate che sui fogli preparatori della sua sonata Beethoven aveva trascritto alcuni passaggi di questo terzetto. Il commendatore si spegne lentamente e così all'inizio dell'opera si consuma la colpa terribile di Don Giovanni, che come vedremo lo perseguiterà fino alla fine. Praga, 1787. La sera prima della rappresentazione del Don Giovanni, Mozart è sveglio e ancora al lavoro. Aveva terminato l'opera, ma doveva ancora scrivere l'ouverture. La moglie Costanza lo teneva sveglio leggendogli le storie delle 1001 notte, che lo facevano ridere come un bambino. Non se la passava benissimo in realtà. Nella primavera del 1787 era morto suo padre, a Salisburgo. I due non si parlavano da un po' e Mozart non aveva potuto salutarlo. Mozart si rivedeva in qualche modo in Don Giovanni. Anche lui era un dissoluto e temeva la sua punizione. Come se non bastasse, lo stesso anno era morto anche lui. Sì, lo storno. Mozart non aveva badato a spese, aveva organizzato un funerale sfarzoso con una processione, un requiem e addirittura un epitaffio scritto da Mozart in persona. Una delle parti più divertenti dell'opera è il famoso catalogo di Leporello, che elenca le conquiste del suo padrone. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91. Leporello elenca varie tipologie di femmina e l'orchestra le rappresenta ora con un andamento marziale per la costanza, per la donna costante,
e ora con un languido cromatismo ascendente per la donna dolce. La bianca, la dolcezza. Ma poco importa a Don Giovanni in realtà la tipologia di donna, e Leporello lo chiarisce bene alla fine. Voi sapete quello che fa. Purtroppo il video sta venendo molto lungo e come Don Giovanni occorre che io vada di fretta e subito al sodo. Alla fine dell'opera c'è il momento della punizione. La statua del commendatore, che Don Giovanni aveva trafitto a inizio opera, il convitato di pietra, bussa alla porta di casa. È lo spirito del commendatore. Riascoltiamo i possenti accordi con cui si apriva l'ouverture, ma stavolta sono punteggiati da cupi accenni di trombone. E ritorna anche il basso discendente, simbolo della discesa morale. Lo spirito del commendatore è una statua granitica che si muove e parla molto lentamente. Notate i valori lunghissimi della statua. Questa natura contrasta con quella di Don Giovanni, che è fretta, mobilità, impulso. Continuamente Don Giovanni esorta alla fretta nel libretto. Presto, presto, corri, vola, fa presto, non tardare. Il commendatore invece rappresenta l'immobilità granitica della tradizione e del giudizio morale. La statua invita Don Giovanni a redimersi, ma lui rifiuta. Sarà un libertino fino alla fine. E così viene trascinato all'inferno da eroe. In molti hanno visto nella figura del commendatore il simbolo del padre stesso di Mozart, morto da poco, che gli ricorda la colpa della sua incostanza. E secondo voi qual è la lettura più adatta al Don Giovanni tra le tante interpretazioni che sono state proposte? Fatemelo sapere nei commenti. Un saluto, al prossimo video.